Buongiorno e benvenuti in un nuovo video di Mastica l'Italiano con Roberto. Oggi mi trovo insieme a Clara. Ciao. E siamo a Modica, nell'estremo sud della Sicilia. Modica fa parte della provincia di Ragusa. Perché è molto importante? Semplicemente per due motivi. Il primo è che una delle testimonianze del tardo barocco in Sicilia e in Italia, perché dopo il terremoto del 1693, il terremoto più disastroso in Italia, mi pare il 23esimo al mondo, Modica e tante altre città siciliane sono state distrutte e quindi poi sono state ricostruite in stile tardo barocco. Quindi, come è noto, Modica è stata ricostruita in stile barocco e oggi faremo vedere appunto le chiese. Infatti qua ne abbiamo una per iniziare, tutta l'architettura, e andremo appunto a farvi vedere anche il secondo punto principale, soprattutto per lei, che è il cioccolato di Modica. Che cos'è il cioccolato di Modica? Scordatevi le famose marche delle barrette di cioccolato che guardiamo nei supermercati, è tutt'altra cosa. Il cioccolato di Modica ha un'origine molto antica, una ricetta risalente alla dominazione spagnola in Sicilia, quindi una ricetta molto diversa dal cioccolato di oggi, un gusto totalmente diverso, una consistenza diversa. Pensate solamente che ci sono circa 20 gusti diversi di cioccolato di Modica. E lei non vede l'ora di provarli. A presto. Una cosa interessante dell'ultima chiesa che abbiamo visitato era il presepe, che aveva 66 statuette in terracotta, e una particolarità era che i re magi, invece di essere tre uomini, in questo presepe uno dei tre era una donna. E poi un'altra cosa particolare era il busto, mi ricordo di quale santa fosse, che risaliva al 500, quindi prima del terremoto della Valle di Noto. Queste sono le focacce ragusane, questa all'interno ha il pomodoro e le melanzane. Pollo e patate. E come in ogni video è il momento delle scale. Sei stanca? No, mai. Non me lo diresti mai. No, non sono stanca. Siamo quasi alla meta. Altre scale. E con questa bellissima vista alle spalle, di fronte a me ho il Duomo di Modica, la cattedrale di San Giorgio. Ve la faccio vedere subito. che ci porteranno al campanile.
No, altre scale. In questa pausa diamo un voto a quello che abbiamo mangiato fino ad ora. Ok. La focaccia 8. Io direi 9. 9? Mi è piaciuto un sacco. Sì. Il cioccolato 9. No, perché è molto buono, ma non è il tipo di cioccolato che mangerei di più, ma comunque è molto buono. Sì. Lo consiglio a chi ama bere tipo whisky, scotch, cose così, perché a volte può capitare, raramente, ma può capitare che nei pub dove magari si serve whisky e cose diciamo amare, invece di darti il cioccolato fondente, a volte alcuni bar ti offrono un po' di pezzetti di cioccolato di Modica. Devo dire che ci sta. Il tuo preferito qual è stato fino ad ora? Il cioccolato bianco mi è piaciuto un sacco, ma il mio preferito è stato quello con la cannella. E il mandarino era molto buono. Sì. Tolta questa parentesi culinaria, scendiamo. C'è un caldo afoso che si muore. E adesso stiamo andando a Pizzo, Pizzo. Che cos'è Pizzo? un punto di vista. Non un punto di vista, No? un punto panoramico. Non si dice punto di vista. No, punto di vista è quando io ho un'opinione diversa da qualcuno. Sì, ok, no, la rifacciamo. No. Grazie Fontanello, mi ricorderò di te. Ho bagnato la testa, la faccia, perché si sta morendo. Quanti gradi ci saranno secondo te? 35? 35, ma con l'umidità credo che a 40 ci arriviamo. Siamo arrivati finalmente a Pizzo. Pizzo. Vi facciamo vedere ora questa magnifica vista. Sto morendo. Uno Ignazio Monteleone e una Rossella Poitomani, che stanno rileggendo quel quadro, serve San Giuseppe, ed ha una particolarità. A parte che non c'è la Madonna, lui è seduto come se fosse una donna, Vero. il bambino come se fosse una donna. Sembra addirittura che lo allatte, lo guarda negli occhi. Questa è un'anomalia, è rarissimo, è di un palermitano che si chiama Lo Forte. Molto, molto bravo questo pittore, dell'Ottocento, siamo nell'Ottocento. Questo invece è un pezzo barocco, che è la testimonianza che qui, col monastero che ci stava, era associato alla massoneria. Ah, ok, perché c'è l'occhio. Sì, illuminato. Anche le roselline sono il simbolo della massoneria. Ok, Lì l'hanno staccate per evitare che sconsacrassero la chiesa. certo. Hanno tolto solo le roselline dell'altare maggiore. Questo è forte, inquietante. Figo. Il pavimento è originale dell'800. Sì, sì, sì. Ok. Quello sotto gli altari è il più antico. Che serve questo? Uno, piccola, grande. Ti sto aiutando, eh? La famiglia di Veneti ha detto per fare l'hamburger. E io gli ho detto, signor, Hamburger. l'hamburger nell'800. Nell'800 E lei mi proprio. risponde testualmente, perché tu che ne sai? No, era per fare le ostie, quelle piccole e quelle Ah, pazzesca questa cosa. Ok. Forte, eh? Se ne trova un'altra simile a Palermo, perché mi hanno mandato la foto, però distrutta. Ma anche questa era distrutta, l'abbiamo sistemata noi, montata. Qui c'era il monastero di Clausura, che era un palazzo intero e si prendeva pure la piazza, che era il chiostro. E lì è la cantoria, dove le suore facciamo, cantavano. Beh, c'è un posto consigliato per la cremolata? Ah, che male, allora ci stava uno che è famoso, che si chiama Adamo? No. Adamo. Sì, è chiuso. Allora andate Cremolata, c'è la Caffè dell'Arte. Ah, ok, sì. Caffè dell'Arte, oppure di fronte, non so se la fa, la Buonaiuto. La Buonaiuto è la più antica dolceria. Ah, ok. No, buon aiuto, siamo andati per la cioccolata. Ah, In vero fa tante cose, poi, dovete assaggiare anche
è un grosso così a forma di raviolo. Ah sì, quelli che hanno la carne e il cioccolato. Carne macinata e Io quando ero bambino l'ho mangiata. Buona questa cosa, quando vedete c'è la carne. Oh, questo per me è stato da bambino uno Io shock. l'ho regalato a un amico mio vegetariano senza dirmelo. Ma non te ne accorgi? Cioè se non lo sai non te lui ne se ne accorgi. Poi mi ha detto, ma che sto sapore? No, lascia perdere. Broccoli. Io Piccolo discorso, le cose belle che succedono inaspettatamente quando si fa un viaggio. Siamo entrati in questa piccolissima chiesa e all'interno c'era questo signore che si chiamava Antonio Pluchino, ex presidente o presidente di un'associazione culturale che ho qui, non so se si vede. Ci ha spiegato un po' quello che c'era all'interno di questa piccola chiesa, molto particolare, con qualche progettino artistico, qualche cimelio antico. Ci ha visti anche un po' stremati dal caldo. Quando abbiamo detto ma siamo andati fino a Pizzo, io ho detto Sì. ma perché? Per colpa sua. È stato molto gentile, molto carino. Questi sono i veri siciliani, secondo me, quelle persone che sono molto calorose, non abbiamo chiesto niente, ci ha aiutato tranquillamente, simpaticissimo, poteva essere nostro papà praticamente. Sì. Grazie signor Antonio, non ti dimenticheremo. Ma che figata è il canestro sul portone. Allora, siamo al bar Caffè dell'Arte. Abbiamo ordinato la cremolata, che fino a un'ora fa non sapevo cosa fosse. Mi hanno spiegato che è come una granita, ma invece di avere più zucchero ha più frutta. Io ho ordinato una Gelsi Rossi con pesca. Clara ha ordinato una Gelsi Rossi e fichi e anche un cannolo, perché Perché no? vi farò sapere dopo qual è la differenza, sono un po' curioso. La merenda dei campioni: cremolata, gelsi e pesca, cannolo alla ricotta, cremolata, fichi, gelsi e panna e brioche un po' striminzita, però spero sia buona per lei perché la vuole calda. È buona, non c'è niente di chimico, però è come la granita messinese più o meno, molto molto simile. I gesti sono buoni, ma è come la granita di Messina, buona. Per me la granita di Messina è la migliore. Dopo una giornata dedicata a Modica, ci meritiamo un bel bagno. Siamo proprio a Marina di Modica. Per me è la prima volta in assoluto in questa spiaggia. Me l'ha consigliata mia madre perché comunque è a 20 minuti di macchina da Modica. Pensavo che a Marina di Modica ci fosse la sabbia, ma il navigatore ci ha portato in una spiaggia molto strana che adesso vi faccio vedere. La sabbia è lì sotto, in quella costa lì sotto, ma qui non c'è la sabbia, c'è la roccia. Ci saranno molte alghe e probabilmente scivolerò malissimo. Stavamo facendo il bagno, ma abbiamo rischiato di perdere tutte cose. Come sfondo vi faccio vedere questo bellissimo tramonto che però già se ne sta andando. Vediamo se riesco a farvi vedere altre riprese da un'angolazione migliore. Da Modica è tutto, spero che questo vlog insieme a Clara vi sia piaciuto. Io vi invito come sempre a seguirmi, ad iscrivervi in tutti i social, i link sono tutti nella descrizione sotto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo. Ciao!